Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta del giudizio, amici del Sagittario. Quando c'è il giudizio si parla di una presa di consapevolezza, è la carta della rinascita. È anche un arcano che è rappresentato da due numeri 10, quindi parla sì, del giudizio finale, del ciclo che sta per compiersi. Molte volte fa riferimento a una chiamata di tipo divino o da un punto di vista un po' più terreno può far riferimento a una chiamata proprio telefonica piuttosto che a un messaggio comunque o a una comunicazione. Diciamo che è una carta di forte presa di coscienza, ok? Può anche fare riferimento a delle questioni di tipo karmico. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate trovate un video, il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. Trovate anche il link a diversi video che potrebbero essere interessanti per voi, mentre per quello che riguarda l'indirizzo email ho preparato questa fantastica slide. Fate lo screenshot in modo che sia più facile per tutti, insomma, trovare l'indirizzo email. Ragazzi, devo dire che le prime carte si sono girate tutte in blocco e sono al contrario per gli appassionati dei contrari. Ok, allora abbiamo un cavaliere di denari al contrario, un cavaliere di spade al contrario, un cavaliere di coppe al contrario, un sacco di personaggi devo dire, l'otto di spade al contrario, un 6 di bastoni, la carta della giustizia, il re di spade e il re di bastoni. Allora, qui veramente ci sono tante persone, sono tutte persone al contrario, quindi potenzialmente potrebbero essere persone che devono ancora entrare in questa situazione o magari sono già intorno a voi, ma potrebbe essere che siano un po' evasive. Se non sono persone, vi dirò che da un atteggiamento un po' statico, un po' passivo se vogliamo, direi che siete passati ad un atteggiamento ben deciso nei confronti di questa situazione o relazione. Adesso andiamo poi a vedere anche più nello specifico con i mini tarocchi di cosa si tratta, però ho come la sensazione che, perché questa è il cavaliere più lento dello zodiaco, stavo dicendo, dei tarocchi, e questo è magari c'entra, il segno più lento dello zodiaco, quale potrebbe essere, e il segno più veloce dello zodiaco, quale potrebbe essere? Io ho una mia idea, però invito voi a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate. Potrebbe essere indicativo anche questo. Quindi ragazzi, veramente tante energie. Andiamo poi dopo a specificare meglio. L'otto di spade, al contrario, è un po' come se, io la sento molto legata alla carta del giudizio in questo caso, è un po' come se iniziasse a vedersi uno spiraglio di luce, come se iniziaste a intravedere appunto quello che è la verità, se vogliamo, o su queste tre persone, su questi tre cavalieri, o semplicemente sul vostro modo di affrontare questa situazione. È un po' come se piano piano iniziasse a pensare positivo, a vedere il lato positivo delle cose, a cercare che cosa vi può far crescere in quel tipo di situazione, oppure letteralmente che cosa vi può far crescere con ognuno di questi tre cavalieri.
Potrebbero anche essere dei clienti, potrebbero anche essere degli amanti o degli amici, perché no? O anche dei fratelli. Ognuno poi di voi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto, ragazzi, che alla fine del periodo, quindi diciamo tra la seconda e terza settimana di febbraio, abbiamo il 6 di bastoni, che è una carta di forti riconoscimenti, di successi, e poi abbiamo anche la carta della giustizia. Allora, qui ho come l'impressione che o potrebbero arrivare dei contratti, per qualcuno potrebbe arrivare quella chiamata, quella proposta, quell'offerta che voi non vedete arrivare qui, però io vi dico arriverà. E avendo questi due re a fine lettura, io vi dico che potrebbe essere facilmente una promozione, potrebbe essere un ruolo, una collaborazione. La carta della giustizia veramente porta contratti, porta regolarizzazione. Se avete delle questioni burocratiche in sospeso, con la carta della giustizia sono risolte nel miglior modo per voi. Potrebbe anche essere che questi due re siano due di questi tre cavalieri prima, eh? Mm. Comunque, ragazzi, vi arriverà una chiamata, può essere una promozione, può essere un contratto nuovo. Continuano a parlarmi di adozione, quindi se state aspettando il benestare, delle carte, insomma, per adottare un bambino, arrivano. Andiamo a vedere nello specifico. Allora, andiamo a vedere il cavaliere di denari al contrario. Diavolo e 10 di coppe. Allora, può fare riferimento al fatto che vi sentiate un po' lenti nel vostro movimento energetico di questo periodo perché ci siano delle questioni legate all'ambito familiare che vi frenino un po', che vi fanno sentire un po' bloccati. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Asso di spade e fante di pentacoli al contrario. Sì, anche lì il fante è una carta che potrebbe fare riferimento a dei figli. Però, ragazzi, in questo caso ho come la sensazione che potrebbe essere che in questo periodo abbiate la lingua un po' tagliente, ok? Fate attenzione perché quando il cavaliere di spade è al contrario, l'atteggiamento è anche un po' arrogante, è fastidioso. E qui, avendo l'asso di spade, che normalmente parla di comunicazioni, di dialoghi, ecco, tenete i toni insomma un po' pacati, perché avendo il fante di pentacoli al contrario, ho come la sensazione che prima di parlare dobbiate andare a fondo di un argomento. Il fante di pentacoli, quando è al contrario, indica che una persona in realtà non sta dedicando tutto quello che potrebbe a una questione particolare. È come se ci fosse una sorta di deficit di attenzione. Ecco. Può essere che qualcuno abbia dei figli con questo tipo di problema? Il deficit di attenzione è fondamentalmente una sovrastimolazione a livello energetico. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 8 di coppe, scusate, 8 di bastoni e 6 di pentacoli. Mm. Sì, l'otto di bastone è una carta di comunicazione, anche questa, comunicazione veloce, devo dire. Ehm, Da questa situazione di staticità, questa situazione di, direi quasi esplosione, qui bisognerebbe trovare un po' il punto di equilibrio, come vi dice il 6 di pentacoli, ok? Trovare una comunicazione equilibrata, dove non è sempre solo uno dei due che va verso l'altro, ma dove c'è uno scambio. E questo anche tra relazioni di lavoro, per esempio, il venirsi incontro. Andiamo a vedere l'otto di spade al contrario. 7 di coppe e la sacerdotessa.
Allora, la difficoltà, sento per voi, non è tanto vedere le reali possibilità che ci sono per smuoversi da questa situazione, ma è tanto entrare in connessione con voi stessi e capire quale sarebbe la cosa giusta per voi, che cosa sentite essere l'ideale per voi. Vi dirò, c'è comunque poi la carta del giudizio, quindi la presa di consapevolezza poi arriva. Anzi, andiamo a vedere questo 6 di bastoni, 3 di pentacoli al contrario, regina di coppe al contrario e imperatore. Mm. Allora, se per caso foste figli che volete iniziare una determinata situazione, progetto, idea, scorso di studi, quello che è, sento che uno dei genitori potenzialmente potrebbe non essere d'accordo sul tipo di percorso che voi volete affrontare. Però ho come la sensazione che uno dei due sia solo sopraffatto a livello emotivo, magari dal distacco che potrebbe esserci, mentre l'altro, che e qui abbiamo anche l'imperatore, è un po' più favorevole, diciamo. C'è qualche questione legata probabilmente a un progetto, a una casa per qualcuno, a un'azienda, un possedimento, a dei contratti, vi dico, che comunque ragazzi, avendo il 6 di bastoni e la carta della giustizia, cioè va tutto per il meglio. Andiamo a vedere la giustizia. 3 di bastoni, 8 di coppe e la regina di spade. Qui assolutamente si va verso l'espansione, si parla di contratti, quando c'è la regina di spade si tratta di pianificare. Probabilmente si cerca di pianificare anche dei viaggi, potrebbero esserci degli... Queste sono due carte di viaggi e spostamenti, quindi per qualcuno si tratta proprio di muoversi. Ed è tutta quella voglia di movimento che vedevamo qui, ma che era un po' compressa avendo tutti i cavalieri al contrario. Andiamo a vedere i re. Amanti al contrario e ruota della fortuna. Qui mi sa che a qualcuno toccherà scegliere, ragazzi. Eh sì, di tre cavalieri si arriva a due re e di due re si dovrà arrivare a un solo imperatore, insomma. Ehm... No, guardate, adesso scherzi a parte. C'è la ruota della fortuna, anche qui, cambi di cicli, novità, supporti, aiuti, avete ben due re. Quindi può essere che non dobbiate necessariamente scegliere, perché comunque la carta degli amanti al contrario parla di una scelta che sì, potrebbe essere fatta, magari dovrebbe essere fatta, ma che attualmente ancora non si fa. Ed è un po' come se comunque gli equilibri cambiassero con questa ruota della fortuna. La ruota della fortuna parla di vincite al gioco, considerato che abbiamo anche la carta della giustizia, ragazzi, per qualcuno si tratta di questioni di eredità o premi o appunto promozioni anche. C'è da fare un programma, c'è da fare un progetto comunque, come vi dice la regina di spade, ok? Wow, ma che bello! Andiamo a vedere ancora un oracolo, amici del Sagittario. Comunque anche questa carta è molto bella, è come se si iniziasse a intravedere la luce. Ma poi avete la carta del successo, la giustizia, contratti, aiuti economici, aiuti anche a livello di tempo, cose che vengono a galla, viaggi. Wow! I re magi, la saggezza dei magi. Chiarezza mentale, ragazzi. E qui arriva, con la regina di spade, la chiarezza mentale.
Anche la giustizia è una carta di rigore, una carta di cose fatte secondo le regole. Una carta anche numero 11, 2-1, quindi una carta, diciamo così, potrebbe essere... Si parla anche di giustizia divina, molte volte quando c'è la carta del giudizio, poi a voi oltretutto è uscita anche la carta della ruota della fortuna, può esserci l'uscita da un ciclo karmico, come se un ciclo dovesse finire, quello che avete vissuto fino adesso, e andare verso quello che è la chiarezza mentale, quello che prima qui non si vedeva fondamentalmente. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, vi sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e ringrazio sempre tutti quelli che lasciano il like, che commentano, che condividono. Se volete continuare a sostenere il canale, continuate a farlo. E vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!